Benvenuti alla 14ª puntata di Come superare il blocco dello scrittore. Nella puntata precedente avete visto come lo stile sia indispensabile per creare un testo capace di evocare in modo efficace il vostro mondo immaginario nella mente del lettore. Oltre a discostarsi dal grado base della comunicazione, che è l'informazione pura, c'è un altro aspetto della forma che è indispensabile per uno scrittore moderno e che spesso viene trascurato se non ignorato, e cioè l'evocazione sensoriale. Il mondo viene sperimentato da noi attraverso i nostri sensi, momento per momento. Non ci sono vuoti o salti temporali. Noi percepiamo continuamente, in ogni istante, la realtà. Provate a fare caso alla quantità di stimoli sensoriali che state avendo in questo momento. La vostra posizione, il caldo o il freddo, la fame o la sazietà, la particolare luce nella vostra stanza, la posizione dello schermo. Vedete quante cose? Ovviamente non dovete mettere tutto questo nel testo, ma scegliere quali sono le cose che volete trasmettere di una data situazione. Bene, per capire l'importanza dei dati sensoriali nel racconto, vi farò un esempio. Nel brano che vi leggerò, un ricordo della mia infanzia viene raccontato cercando di ricreare il mondo sensoriale di quel momento. E basta. Le ciocche dei capelli cadevano una ad una per terra. Avevano formato un mucchio enorme. La parrucchiera lavorava tantissimo intorno alla mia testa, anche dopo aver finito di tagliare. Non la finiva più di tirare con la spazzola e mi faceva male. Anche l'aria caldissima del phon mi faceva male. Quando finì, avevo i capelli corti e gonfi intorno alla testa come le signore del negozio. La mamma pagò e mi prese per mano per uscire, ma io mi attaccai alla porta gridando. Vennero anche la parrucchiera e 2 inservienti a spingermi fuori. Magari non è un brano con un gran valore letterario, però è innegabile che vi abbia fatto vedere la scena, ve l'abbia resa tangibile. Eppure si tratta di un piccolo aneddoto, il trauma di tagliarsi i capelli di una bambina. Potete esercitarvi anche voi scrivendo un brano del genere. Cosa è successo? Cosa avete fatto? Che sensazioni avete avuto? Non spiegate niente, provate a raccontare e basta. Bisogna essere consapevoli che in un testo la forza evocativa è direttamente proporzionale alla sua sensorialità. Il discorso della sensorialità è strettamente legato a quello della specificità. Parlare di una bella vestaglia non evoca niente a livello sensoriale e infatti non ci fa immaginare niente. Ma dire ad esempio che una vestaglia è grigia e liscia come una perla, fresca sulla pelle, ce la fa vedere e sentire addosso. Non solo, ci fa anche avere un'idea di che genere di vestaglia indossa il personaggio e quindi anche dei suoi gusti, del suo stile di vita e magari del suo carattere. Per questo dobbiamo in ogni modo possibile evitare le generalizzazioni, perché non sono evocative. E fate attenzione anche a non abusare nell'uso degli aggettivi. Gli aggettivi sono astrazioni, riassumono le caratteristiche specifiche di milioni di cose sotto un'unica etichetta, come ad esempio bella. Che significa bella? Milioni di cose sono belle e lo sono ognuna in un modo diverso. La vedete voi una bella donna? No, e nemmeno un tragico incidente, una giornata triste, un lavoro stressante. Tragico come? Triste perché? Stressante per chi? Insomma, gli aggettivi vanno usati con cautela. Cerchiamo di sceglierli sempre con cura e più evocativi, più precisi possibile. Bella donna non evoca niente. Una donna slanciata con lo sguardo penetrante, già di più. Gli aggettivi, come avete capito, sono solo un aspetto di un problema più vasto, quello della generalizzazione e dell'astrazione. Sono il nemico numero 1 dello stile, perché non sono evocativi. Eppure è facile cadere nelle loro trappole, perché il nostro linguaggio quotidiano e i testi che utilizziamo continuamente ne sono pieni. Come per gli aggettivi, anche alcuni nomi astratti che definiscono una situazione vanno accuratamente evitati. Non dovete preoccuparvene troppo durante la prima o le altre stesure, però una volta arrivati alla fase finale, che è quella della revisione, dovete setacciare il vostro testo e riscrivere ogni parte che contiene astrazioni in modo più specifico e concreto. Non è un grande lavoro e vi assicuro che i risultati sono veramente oltre le aspettative. Dovete prendere ogni frase, ogni rigo in cui state dando una definizione astratta di un sentimento, di un fatto accaduto, di una situazione e riportarla a livello narrativo vero e proprio, perché l'astrazione non lo è. Dire Paolo cedeva spesso alla collera è un vostro giudizio astratto e generico,
non ci fa vedere o sentire la collera di Paolo. Mostrate invece Paolo che fa qualcosa di violento o in un momento in cui perde la pazienza e non ci sarà bisogno di spiegare niente al lettore, saprà già tutto. Adesso vi farò un esempio dal mio primo romanzo, Nessuno ti può costringere. In questo brano il protagonista del mio romanzo, che è un ragazzino scappato di casa che sta vivendo molte avventure in giro per l'Italia, ha avuto la sua prima esperienza sessuale con una prostituta e ne è rimasto un po' traumatizzato. Pensa che non si toglierà mai più dalla testa questo avvenimento, ma poi invece le cose cambiano quando arrivò la Camilla. Una donna giovane con gli occhi grandi e luccicanti, il viso lungo e i capelli più neri che Gino avesse mai visto. Ci si crogiolava dentro a quei capelli e sui seni duri e sul monticino tenero della pancia scivolava via come acqua sul ghiaccio, con la testa in un risucchio di gora. Ecco, di colpo, il mondo tutto diverso e pieno di senso. Perché la gente viveva e moriva, sperava, pregava, ammazzava e rubava? Per i seni di Camilla, per i capezzolini morbidi, per i capelli neri a ciuffi sulle labbra socchiuse, per poter notare dentro di lei l'ago beato, coi mulinelli che lo portavano via alla fine svenuto sul suo corpo caldo. Ci sarebbe rimasto tutta la notte così, ma la Camilla lo scuoteva via a un certo punto, che lei ci aveva da lavorare, mica era al Grand Hotel. Bene, avrei potuto dire, Gino si innamorò perdutamente della nuova prostituta, ma questo suo sentimento voi non lo avreste visto, non lo avreste fatto vostro, e quindi avreste seguito poi in modo un po' distaccato tutte le peripezie alle quali Gino va incontro per l'amore di questa ragazza, che invece in questo modo vi coinvolgono. Quando spiegate qualcosa al lettore vuol dire che non siete riusciti a fargliela capire da solo. Se dopo la pagina che vi ho letto non si capisse che Gino è cotto di questa ragazza, avrei veramente sbagliato tutto. Le uniche astrazioni o generalizzazioni ammesse sono quelle pensate dai personaggi stessi. Anche se ce le riferisce un narratore che non coincide con il personaggio, noi sappiamo che sono pensieri del personaggio e quindi in questo caso vanno bene. Vi faccio un esempio. Vi ricordate la storia di Katia? Bene, se io dico Katia era fuori dal periodo buio, lo aveva detto anche Marco, non ci sarebbe più tornata in quella clinica, no? Lei era nuova, pulita. Qui la frase fatta di cui abbiamo parlato viene utilizzata per riferire i pensieri di un personaggio. Ripete delle frasi dette in famiglia o forse anche nella cerchia degli amici. Quindi la frase fatta in questo caso aiuta a evocare proprio qualcosa comune, qualcosa che viene ripetuto, qualcosa di banale che si dice in certe circostanze. Questo esempio ci porta verso l'ultimo aspetto di cui voglio parlarvi riguardo alla forma e che affronteremo nella prossima puntata. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.